Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, terza tappa del MasterGP, terza gara. Purtroppo non nel migliore dei modi, non inizia nel migliore dei modi. Sapete che ho fatto l'highside a Vallelunga, è passata soltanto una settimana da quando è successo e a me fa ancora male tutto, mi fa malissimo il braccio, la gamba, il piede, soprattutto il piede, la parte esterna. Entravamo in viaggio con Frecciaverde da Roma a qui a Varano de Melegari, stavo quasi a pensare di non partecipare perché entrare così in pista non... Sto devastato raga, quindi è inutile. Ho deciso però di partecipare lo stesso, magari con i miei tempi, anche arrivare ultimo, non fa niente, però ci tengo a dire, l'ho fatta, come se non bastasse, non sapevamo manca niente, mi è venuto anche mal di testa da ieri sera, a bomba così, mi sono preso Oki, Sinflex, Voltaren sulla parte, niente, non ne vuole sapere, ma non sapete che facciamo? Ce ne freghiamo, la pista è nuova, l'importante è partecipare e se divertiamo comunque. Se sentiamo che stiamo a danneggiare potente, usciamo. Dopo il sorteggio della moto ci capita la numero 34, si inizia con le prove libere. La pista è nuova, dobbiamo memorizzarla, ma riscontro subito i primi problemi perché ha queste S che per la mia situazione fisica sono deleterie. Riesco a farmi 4 giri, 4, dopodiché KO, sono dovuto per forza uscire e invece di concentrarmi sulla pista, sulle traiettorie, stavo attento a come non farmi male, più che altro a capire che cosa mi faceva male. E non è stato il migliore dei modi per iniziare, perché immaginate la situazione, voi avete 20 minuti di prove libere e ne girate 6, state lì seduti a fare il check di quello che vi fa male e vedete gli altri che girano, escono, fanno il setting, non migliorano, rientrano, girano, escono e avanti così. E vi prende a male, perché poi sembravo un matto, perché facevo ok vabbè mo rientro. Sì vabbè ma che rientra a fa? Faccio 2 giri poi mi fa male. Vabbè però gli altri stanno girando, vabbè rientro. Vabbè però sì non ce la faccio, ho fatto 8 giri e poi riesco. Quindi avanti così, sono passati 20 minuti e non ho concluso nulla. E in tutto questo non mi trovavo granché con il setting della moto, però è sempre il primo turno per cui lasciamolo stare e aspettiamo la qualifica 1. Nella qualifica 1, forse grazie anche al secondo occhio che ho preso, riesco a girare un po' di più. Finalmente capisco la pista, comincio a azzeccare qualche traiettoria, ma ho un bel problema, non mi trovo con la forcella, è troppo dura. Ogni volta che arrivo, mi inserisco e sto con il freno tirato, specialmente nelle S, per stare cinto al cordolo di sinistra per sacrificarlo e poi fare bene la seconda, non ci riesco. Ogni volta tendo ad allargare perché la sento troppo dura. Continuo a fare entra e esci dal box per cercare di regolarla, agiamo sul precarico e sulla compressione, ma la situazione non cambia tantissimo, al che Andrea mi dice che dobbiamo per forza cambiare la molla perché è troppo dura. Il tempo delle qualifiche finisce e ci vengono dati i tempi. Sono ultimo con un 1:21 e 1 e davanti a me ho Freccia con 1:20 e 1. Giornata da dimenticare, per cui ce ne andiamo a letto, ci riposiamo e il giorno dopo partiamo con le qualifiche 2. E infatti il giorno dopo stiamo meglio, sia mentalmente che fisicamente. E i meccanici, che ringrazio tantissimo, intanto hanno cambiato la forcella. Hanno cambiato le forche che hanno delle molle più morbide e siamo pronti per affrontare la qualifica 2, dove dobbiamo per forza migliorare questo tempo, altrimenti partiamo ultimi. Purtroppo, però, le macchine che hanno fatto il primo turno la mattina hanno perso olio ovunque, per cui ci dicono che c'è del filler in pista, di stare attenti, che vuol dire che già praticamente hai buttato la qualifica perché non riuscirai mai a fare un tempo migliore se c'è del filler in traiettoria. E la situazione che mi si pone davanti, una volta effettuato mezzo giro di pista, è questa. In ogni caso ormai così è inutile lamentarsi, abbiamo 20 minuti, sfruttiamoli per sistemare questa moto prima della gara. Migliora abbastanza, la sento ancora un po' dura nell'inserimento, però mi ci trovo meglio. Continuo a girare, continuo a prendere feeling con la moto finché, più o meno dopo aver girato per 15 minuti, succede questo. seguito a una scalata abbiamo scatenato, quindi torniamo ai box. Ovviamente i meccanici capiscono che è una cosa che si può risolvere sul momento e mi danno un'altra moto. A 5 minuti alla fine dalla qualifica
da settare che non conosco. Disastro. Disastro totale. Ecco, io non sono un tipo che crede alla sfiga. Penso che quello che accade, accade così, per casualità. Però devo dire che mi ci trovo bene una volta regolate un paio di cosette sulla forcella. Riscontro però un problema su questa moto. Gli scappano le marce. Se tu tiri al limitatore la marcia e la vai a inserire, c'è buona probabilità che ti faccia un limitatore. Per ovviare a questo non dobbiamo tirargli il collo, dobbiamo cercare di inserire la marcia un pelino prima di arrivare al limitatore, che è facile dirlo, ma in gara difficile farlo. E qui c'è un po' la sorpresa, perché in Q2 con il filler sono quarto in classifica, riesco a fare un buon tempo. Il problema è che abbiamo ovviamente tutti quanti alzato i tempi, quindi vengono presi in considerazione quelli del giorno prima, il che significa che partiamo ultimi. Intanto la pista viene completamente pulita, viene tolto tutto il filler, tutto l'olio e arriva il momento di fare la gara. Che cosa poteva succedere nel turno prima della gara? Le macchine riperdono olio. E quindi vai con il filler un'altra volta prima della gara. Sto cacchio di filler è una congiura, non ce la faccio più. Cioè, ma se potremmo fare la gara col filler? Io non c'ho parole, guarda, porco. Vorrà dire che mentre facciamo il riscaldamento vediamo dove sta il filler e come cercare di evitarlo. Intanto purtroppo a Barbiani si spegne la moto nella pit e è costretto a riaccenderla e a codarsi dietro. Io non ci voglio credere. Non ci voglio. Il filler nella S in traiettoria. Continua! Dove ce lo portiamo? Bene, ottimo, perfetto. Anche nel destra-sinistra veloce e ci dobbiamo per forza passare sopra con le ruote perché andiamo verso l'esterno. Dopo i 2 giri di riscaldamento l'apripista esce e ci catapultiamo sul rettilineo. Inizia la gara. C'è già un po' di gap tra me e Frecciaverde, non li devo assolutamente far scappare. Staccata, mi devo ricordare che c'è il filler e in questo momento stavo a pensare come la faccio. Oddio, come la faccio? Sinistra, destra, passa a destra, stretto, traiettoria improbabile, perdiamo terreno. Pure qui a cambio di direzione, destra, sinistra, passo stretto, proprio ci passo sopra, ok, stiamo ancora sulla moto. Raga, è tosta. Vi assicuro che quando stai a gas aperto e ci ripassa per così sopra strizza. Nella seconda parte del circuito siamo parecchio più veloci rispetto a Freccia e Iannelli, per cui dobbiamo sfruttare questa cosa. Chi è? Porca miseria, chi è? Barbiani, così, d'amblè, ci ha recuperato, ci ha superato, c'è un altro passo. C'è un altro passo, però dobbiamo cercare di stare attaccati e stare dietro, non lo devo far scappare. Dove vado? Dove vado? Dove va? Che faccio? Che faccio sto filler? Mamma mia, le cavolate. Ok, questa è l'ultima volta che passo sul filler a quella velocità. Ci passo esterno. Perdo qualcosina, ma voglio stare tranquillo. Allora, qui stiamo a perdere terreno. Tocca entrare in modalità stacco più dopo. Adesso le staccate le forziamo, ci dobbiamo riaccodare, ci dobbiamo riavvicinare. Intanto là davanti vedo che Freccia è riuscito a superare gli Iannelli e gli ha pure dato abbastanza. Oh, questa è la traiettoria della S che dobbiamo adottare fino alla fine della gara. Ora dobbiamo cercare di passare esterni, soprattutto vedere se è fattibile. Riesco a farlo, perdo, lo vedo che perdo un po', però almeno sto tranquillo. Bravo! Bravo, vedi come se ne avviciniamo? E qui, cioè, non lo so perché, ma sta parte del circuito mi piace di più. Quando si tratta di andare di percorrenza. Qui nel cambio di direzione apriamo il gas come se non ci fosse un domani e proviamo l'attacco agli anelli in fondo al rettilineo. Usciamo parecchio più veloci, per cui noi ci mettiamo dietro i scia, ci spostiamo sulla sinistra, lo passiamo e ci mettiamo anche un po' davanti, così almeno non gli facciamo fare la staccata. Che fa? Che fa gli anelli? Dove stacca? Cioè non stacca, è impossibile. Io ho forzato la staccata, ragazzi. Cioè a quella velocità o infila sia me che Niccolò o Niccolò lo prende in pieno. Oddio, gli anelli cosa ha fatto e cosa ha salvato? Complimenti.
Però dobbiamo riattaccare adesso che è un po' destabilizzato, e dice mamma mia mi sono salvato da sto lungo. Infatti lui fa una traiettoria sbagliata. Noi usciamo meglio, apriamo il gas. Stessa storia di prima. E questa volta non lascio spazio, mi metto davanti. Infatti traiettoria completamente sbagliata, ma riusciamo a tenerlo dietro. Ora, obiettivo freccia. Siamo riusciti ad attaccarci a freccia verde. Intanto lì davanti Barbiani deve avere qualche tipo di problema, perché ha rallentato tantissimo rispetto a quello che era il suo passo. Cerchiamo di fare un attacco identico a prima. Cambio di direzione, apriamo prima il gas e usciamo più forti. No, no, non me posso scappare la marcia adesso. No, sul rettilineo. Sì, allora, queste marce, entrano sì o no? Qui cerchiamo di passare Barbiani perché ha evidentemente un problema. Qui recuperiamo tantissimo su Niccolò, sull'entrata e sulla percorrenza, e volendo potremmo anche fare un attacco, ma evitiamo, lo facciamo dopo. Qui nel sinistra, destra, destra abbiamo un altro passo rispetto a Niccolò, ma non c'è spazio per passarlo. E qui ho visto una cosa bruttissima, che voi sicuramente tramite la GoPro non riuscite a vedere, ma io l'ho vista benissimo. La bandiera a scacchi. Concentrato sulla gara, non ho dato il minimo peso al fatto che questo era l'ultimo giro, altrimenti ci avrei provato ovunque, come se non ci fosse un domani, sarei entrato a vita persa, e invece tra noi e il traguardo ci separano soltanto 2 curve e un cambio di direzione. Mannaggia la miseria! E qui ci devo provare per forza. Faccio il cambio di direzione, apro il gas già dal primo cordolo, dobbiamo uscire no forte, de più. Glielo diamo tutto, ci mettiamo dietro, rubiamo un po' di scia, ci spostiamo sulla sinistra. Chi ha vinto? Chi ha vinto? Chi ha messo l'ora davanti per primo? 18 millesimi di secondo. Niccolò ha messo l'ora davanti per 18 millesimi di secondo. Avete la vaga idea di quant'è 18 millesimi di secondo? Un battito di ciglia. Nemmeno riesce a pensarlo. Ma in ogni caso se l'è meritata, perché ha spinto parecchio ed è stato costante fino alla fine. Io non mi posso assolutamente lamentare per come stavo, per come è partita. Fare quarto è una soddisfazione grandissima. Di solito paghiamo la nostra non aggressività, ma va bene, gli sbagli si fanno e servono per l'esperienza. I dolori e le ferite si sono fatti sentire parecchio dopo la gara, ma ne è valsa la pena, vado via soddisfatto. Adesso ci prepariamo per la prossima gara, che è l'8 settembre a Castelletto di Branduzzo. E lì so che posso essere competitivo. Bravo, canto rotto, bravo. Oddio mio. Bravo, bravo, bravo. Sono male tutto. Va benissimo, scarica tutto. Dai, Magari.